Lei mi ha tradito con il suo capo miliardario. Vuole il divorzio. Ho accettato senza oppormi. Un grande errore da parte sua. Mentre era occupata con lui, ho scoperto cosa stava davvero nascondendo. Poi ho incontrato sua moglie. Alla sua festa gli ho detto: tua moglie è straordinaria. Lui tremava di rabbia. Il vero gioco stava appena cominciando. Mi chiamo Garrett Chambers. Ho 43 anni. E 3 settimane fa ho scoperto che mia moglie dormiva con il suo capo da 6 mesi. Non l'ho affrontata subito. Ho fatto quello che fanno gli scrittori. Ho osservato. Documentato. Pianificato. Il ristorante che aveva scelto era uno di quei posti dove l'illuminazione costa più del cibo. Luci soffuse color ambra, tovaglie bianche, candele e lanterne di vetro. Tessa sceglieva sempre posti così quando aveva qualcosa di importante da dire. Di solito qualcosa che sapeva non mi sarebbe piaciuto. Sei stato silenzioso stasera, disse. Le dita che danzavano nervosamente intorno al bicchiere di vino senza mai sollevarlo. Era nervosa. Quel gesto agitato mi disse tutto. Sto solo pensando, risposi, tagliando la mia bistecca. Giornata lunga, Garrett, dobbiamo parlare. Eccola lì. La frase che cambia tutto. Posai la forchetta e la guardai. Davvero la guardai. Tessa aveva 40 anni. Ancora bella in quel modo naturale che faceva studiare le altre donne come un enigma. Ma quella sera c'era qualcosa di diverso. Qualcosa di colpevole. Ti ascolto, dissi. Lei prese un respiro, esitò, poi con voce tremante disse: sto vedendo qualcuno del lavoro. È Trevor. Trevor Ashford. Trevor Ashford, editore di Ashford House, l'impero letterario dove Tessa lavorava come editor senior. 47 anni, sposato con una curatrice di museo, vale forse 200 milioni. Il tipo di uomo che indossava il successo come un profumo. Avrei dovuto sentire panico, rabbia, quella scarica di adrenalina bollente. Invece, mi sentii calmo, stranamente calmo, quasi irreale, perché lo sapevo già. Lo sapevo da 3 settimane e 4 giorni. Da quando ero tornato a casa prima e avevo trovato il suo portatile aperto sul bancone della cucina. Messaggi dati che brillavano sullo schermo. Da quanto tempo? Chiesi. Importa. Sì. Lei trasalì. 6 mesi. 6 mesi di bugie. 6 mesi di baci da Dio mentre pensava a lui. 6 mesi in cui i nostri figli, Dylan e Sophie, cenavano con una madre che conduceva una doppia vita. Sei innamorata di lui? Domandai. Il suo volto fece qualcosa di complicato. Non so più cosa provo. Quando sono con lui, mi sento viva, come se contassi. E con te, con noi, mi sento come la tua assistente di ricerca, quella che paga le bollette mentre tu insegui i tuoi sogni. Si fermò. Prese un altro respiro, esitò ancora, poi disse con voce ferma: voglio il divorzio, Garrett. Eccola lì. L'opzione nucleare. Consegnata tra il primo e il dolce. Va bene, dissi. I suoi occhi si spalancarono. Va bene, è tutto. Cosa vuoi che faccia, Tessa? Implorare. Hai già preso la tua decisione. Chiesi il conto. $347. Il prezzo esatto del pasto che ha concluso il mio matrimonio. Un conto che pesava più di ogni parola detta quella sera. Tornammo a casa in silenzio. Quando arrivammo nel vialetto, si voltò verso di me. Stanotte dormo da mia sorella, probabilmente è meglio così. Dopo che se ne andò, mi sedetti nel mio studio e tirai fuori il telefono. Aprii la cartella privata dove avevo raccolto prove per 3 settimane. Screenshot di messaggi, estratti conto con addebiti di hotel, appuntamenti sul calendario che non coincidevano con il suo presunto orario di lavoro. Mi stavo preparando alla guerra. Solo che non sapevo ancora di che tipo.
Gli uffici legali di Patterson e Associati occupavano il 15° piano di un edificio nel centro di Manhattan. Il mio avvocato, David Patterson, gestiva i miei contratti da anni. Quando lo chiamai la mattina dopo la confessione di Tessa, liberò subito la sua agenda. Garrett, disse, facendo scivolare una cartella sul suo scrittoio di mogano. Ho preparato una valutazione preliminare. Considerando che New York è uno stato di distribuzione equa e che non c'è un accordo prematrimoniale, potrebbe complicarsi. Aprii la cartella. Numeri nuotavano sulla pagina. La nostra casa a Westchester, i conti di risparmio, i miei diritti d'autore di 3 romanzi pubblicati. Le stock option di Tessa di Ashford House. 17 anni di matrimonio ridotti a fogli di calcolo. Quanto vuoi essere vendicativo? Chiese David, intrecciando le dita. Voglio solo ciò che è giusto, dissi, ma voglio anche capire con chi ho a che fare. Trevor Ashford. Cosa sai di lui? David tirò su qualcosa sul computer venditore, filantropo, sposato con Catherine Ashford da 21 anni. Lei era la curatrice capo al Museum of Modern Articolo. Ha abbandonato la carriera quando la sua azienda è diventata pubblica. Si fermò. Si dice che Ashford abbia avuto diverse relazioni extraconiugali. È attento, ma non abbastanza. Sua moglie lo sa. Difficile dirlo. Mantiene un'immagine pubblica molto controllata, ma ci sono voci. Mi appoggiai allo schienale della sedia, pensando, e se ti dicessi che vorrei incontrarla? David alzò un sopracciglio. Catherine Ashford, solo una conversazione. 2 persone i cui coniugi sono coinvolti. Niente di inappropriato. Garrett, stai giocando col fuoco, forse. O forse stai solo pareggiando il campo. Dopo l'incontro, tornai a casa e trovai Dylan, mio figlio 15enne, seduto al bancone della cucina con il portatile. Alzò lo sguardo quando entrai, con un'espressione guardinga. Mamma ha chiamato, disse. La voce piatta, priva di emozione. Vuole cenare con noi questo weekend. Parlare della transizione. Mi versai un caffè. Cosa le hai detto? Che ci penserò. Si fermò, poi aggiunse con un tono più duro, papà, so cosa sta succedendo. Non sono stupido. Mi sedetti di fronte a lui. Quanto sai? Ho sentito te e mamma litigare a notte fonda. Ho visto come si comporta quando squilla il telefono. E ieri ho trovato qualcosa sul suo iPad. Mi girò il portatile verso di me. Sullo schermo c'era un'app di messaggistica che non conoscevo. Lei non aveva fatto il logout. Vidi messaggi tra lei e qualcuno chiamato T. Non erano affatto sottili. Il petto mi si serrò. Dylan, mi dispiace che tu abbia dovuto vedere questo. Vi state separando? Sì. Annui lentamente. Bene. Lei non ti merita. La sua mascella si serrò. Neanche noi. Quella notte non riuscii a dormire. Continuavo a pensare a quello che aveva detto David. Catherine Ashford, ex curatrice, aveva rinunciato alla sua carriera per il successo del marito. Viveva all'ombra di un uomo che collezionava amanti come altri collezionano opere d'arte. Presi il telefono e aprì Instagram. Ci misi 3 ricerche a trovare il suo profilo. Privato, ma con una foto profilo che mostrava una donna dai capelli scuri e occhi intelligenti davanti a un dipinto di Rothko. La sua bio diceva, ex curatrice, osservatrice attuale, sempre alla ricerca della bellezza nei luoghi inaspettati. Mandai una richiesta di follow. Poi aprì la sua pagina Facebook pubblica. Post recenti su mostre d'arte. Unchecken in una galleria di Chelsea di 2 giorni prima. Un articolo condiviso sull'importanza di preservare le istituzioni culturali. Una donna che si era persa nell'ambizione di un altro, proprio come io avevo rischiato di perdermi nell'ombra di Tessa. Il telefono vibrò. Una notifica. Catherine Ashford aveva accettato la mia richiesta di follow. Sorrisi. Il gioco era iniziato.
L'inaugurazione della Galleria d'arte di Chelsea era uno di quegli eventi in cui la gente fingeva di capire l'arte moderna mentre faceva networking e beveva vino costoso. L'avevo trovata grazie a Instagram di Catherine Ashford. Aveva postato l'apertura di una mostra di un artista emergente giovedì sera. Arrivai alle 7, vestito con jeans scuri e blazer. La galleria era tutta pareti bianche e luci a binario, piena di dipinti astratti che probabilmente significavano qualcosa di profondo per qualcuno. Presi un bicchiere di vino da un cameriere che passava e scrutai la stanza. Catherine stava davanti a una grande tela, i capelli scuri raccolti, indossava un abito blu navy elegante senza sforzo. Era sola, ma la sua concentrazione sull'opera era autentica, profonda, lontana da ogni calcolo di apparenza o performance sociale. Mi avvicinai e mi misi accanto a lei, guardando il quadro. Strati di blu e grigio, come nuvole tempestose che si aprono sull'acqua. «Cosa vedi?» chiesi. Si girò, sorpresa, poi sorrise. Un sorriso vero, non di circostanza. «Onestamente, vedo qualcuno che cerca di catturare il momento prima che tutto crolli. Quella tensione proprio prima che la tempesta esploda. Quella specificità». «Ero curatrice», dissi. La specificità era il mio lavoro. Lei mi porse la mano. Catherine Ashford. Garrett Chambers. Le strinsi la mano. La sua presa era ferma, sicura. «Sono uno scrittore. Ti seguo su Instagram. I tuoi post sull'arte sono davvero perspicaci, non solo il solito discorso da galleria pretenziosa». Rise. «È un traguardo basso, ma grazie». Indicò il dipinto. «Sei qui per l'arte o per il networking?» «Per l'arte. Sto lavorando a un romanzo su un artista che cerca di capire come le persone vedono il mondo in modo diverso». Non era del tutto una bugia. Stavo facendo ricerche sull'arte per una sottotrama. «Che tipo di romanzo?» «Narrativa letteraria su un uomo che si rende conto di aver vissuto la vita secondo la versione di qualcun altro. Deve scoprire chi è davvero sotto tutte le aspettative». L'espressione di Catherine cambiò, qualcosa di consapevole e triste. «Sembra una storia che vale la pena raccontare». Passammo l'ora successiva a camminare per la galleria, discutendo delle opere. Catherine aveva un modo di spiegare l'arte che la rendeva accessibile senza banalizzarla. Parlava dello spazio negativo, di come ciò che gli artisti scelgono di non mostrare sia importante quanto ciò che rivelano. «Mi manca questo», disse piano, davanti a una scultura di metallo contorto: curare, costruire mostre, avere conversazioni sul significato invece di gestire solo calendari sociali e gala di beneficenza. Fece una pausa, come se pesasse ogni parola. «Perché hai smesso?» «La società di mio marito è diventata pubblica. All'improvviso, dovevo essere un certo tipo di moglie. Quella che organizza cene, siede nei consigli di amministrazione e lo fa apparire bene sulle riviste». Si fermò di nuovo, lo sguardo perso, carico di un'amarezza silenziosa. «Il tipo che non ha una carriera propria che possa oscurare la sua. Sembra una solitudine». Mi guardò. Mi guardò davvero. «Lo è». Il mio telefono vibrò. Un messaggio da Tessa. «Dobbiamo parlare della casa e dei bambini. Puoi incontrarmi domani?» Lo misi in silenzioso. «Scusa», dissi a Catherine. «Dove eravamo rimasti, a parlare di solitudine?» «Sì», rispose, anche se credo che entrambi fossimo troppo educati per chiamarla col suo nome. «Cos'è?» «La resa. Abbiamo ceduto pezzi di noi per far sentire gli altri a proprio agio. E ora non sappiamo come riavere quei pezzi». L'onestà era sorprendente. «Bella, persino». «Posso offrirti un caffè?» chiesi. «C'è un posto dietro l'angolo. Possiamo continuare questa conversazione senza così tante persone che fingono di capire l'espressionismo astratto». Catherine sorrise. «Mi piacerebbe». Uscimmo insieme dalla galleria e sentii qualcosa cambiare. Non era più solo un sopralluogo. Era connessione.
Il bar era piccolo e buio. Il tipo di posto dove le conversazioni sembrano private, anche se sei circondato da sconosciuti. Catherine ordinò un espresso. Io un caffè nero. Ci sedemmo in un angolo e la finzione della galleria svanì. Devo dirti una cosa, dissi. Non ho trovato quella mostra per caso. Ti seguivo su Instagram perché volevo incontrarti. L'espressione di Catherine non cambiò. Lo so. Sai, Garrett, non sono ingenua. Uno scrittore che non conosco mi segue all'improvviso, si presenta a una mostra di cui ho postato, e per caso è anche affascinante e perspicace. Beve un sorso di espresso. Ti ho cercato mentre prendevamo i nostri caffè. 3 romanzi pubblicati, successo moderato, e sposato con Tessa Chambers, senior editor di Ashford House. La società di mio marito. Il petto mi si strinse. Posso spiegare? Per favore. Presi fiato. 3 settimane fa ho scoperto che mia moglie ha avuto una relazione con tuo marito. Mi ha detto 4 giorni fa che vuole il divorzio. Ho passato queste 3 settimane a cercare di capire con chi avevo a che fare. E questo mi ha portato a te. Catherine posò la tazza con cura. Le mani erano ferme, ma vedevo la tensione nella mascella. Da quanto va avanti? 6 mesi, secondo Tessa. 6 mesi. Rise, ma senza alcun umorismo. È più a lungo della maggior parte delle relazioni di Trevor. Devi davvero tenerci. Lo sapevi. Sapevo dell'infedeltà di Trevor da anni. Non sempre le donne specifiche, ma il modello. Notte in ufficio. Ha debiti inspiegabili sulle carte di credito che pensava non controllassi. Rossetto sui colletti. Profumo che non era il mio. Mi guardò dritto negli occhi. 8 mesi fa ho assunto un investigatore privato. Ha documentato 4 donne diverse con cui Trevor è stato negli ultimi 2 anni, tua moglie inclusa. La rivelazione mi colpì come un pugno. 4. Trevor colleziona donne belle e ambiziose come altri collezionano auto. Le fa sentire speciali, potenti, parte di qualcosa di più grande. Poi passa a qualcuna più giovane o più eccitante. La voce di Catherine era clinica, distaccata. Tessa è solo la sua ultima conquista. Perché sei rimasta? Perché lasciare significava ammettere di aver sprecato 21 anni con un uomo che non mi ha mai vista come altro che un trofeo. Perché ho una figlia di 15 anni e volevo proteggerla dalla verità sul padre. Perché mi sono convinta che la sicurezza economica valesse la solitudine. Si fermò, ma soprattutto perché aveva paura. Paura di aver rinunciato a così tanto di me per lui che non sarebbe rimasto nulla se me ne fossi andata. Allungai la mano e le presi la mano. Non si ritirò. Catherine, sono venuto qui stasera pensando di usarti. Ottenere informazioni su Trevor. Forse metterlo a disagio facendo amicizia con sua moglie. Una vendetta strategica per quello che lui e Tessa hanno fatto alla mia famiglia. E ora mi rendo conto che tu non sei una strategia. Sei una persona che merita di meglio di quello che ha avuto. Strinse la mia mano. Anche tu, Garrett. Restammo lì, in quel piccolo bar. 2 persone tradite dalle stesse 2 persone. Trovando qualcosa di inaspettato l'uno nell'altra. Non amore, non ancora, ma comprensione, riconoscimento, la consapevolezza di non essere soli. Voglio vederlo perdere tutto, disse Catherine piano. Non solo la reputazione o i soldi. Voglio che Trevor capisca cosa significa essere cancellati da qualcuno di cui ti fidavi. Allora aiutiamoci, dissi. Niente più segreti. Niente più finzioni. Costruiamo insieme le nostre cause, sosteniamoci nei divorzi e facciamo in modo che capiscano esattamente cosa hanno buttato via. Catherine annuì. Soci. Ci scambiammo i numeri. Contatti veri, non solo profili Instagram. Uscendo dal bar, Catherine si voltò verso di me. Grazie per essere stato onesto con me stasera, anche sulle tue intenzioni iniziali.
Grazie per non essere andato via quando hai capito chi ero. Garrett, ho smesso di fuggire dalle verità difficili quando ho assunto quell'investigatore. Ho finito di scappare. La guardai salire in macchina e allontanarsi. E provai qualcosa che non sentivo da settimane. Speranza. Dylan mi aspettava quando tornai da Catherine. Era seduto al bancone della cucina, il portatile aperto, con l'aria di chi ha qualcosa da dire. Papà, dobbiamo parlare, disse. Mi versai dell'acqua e mi sedetti di fronte a lui. Che succede? Mi mostrò lo schermo. C'era una cartella chiamata prove. Dentro decine di file audio, ciascuno etichettato con date degli ultimi 14 mesi. Cos'è? Chiesi. Registrazioni. Una mamma al telefono, che parla con Trevor, con un'amica di Trevor, pianificando incontri. La sua voce era ferma, ma vedevo la tensione nelle spalle. Ho iniziato a registrare circa un anno fa. Sapevo che qualcosa non andava. Il modo in cui si illuminava il telefono. Come usciva dalle stanze per rispondere. Come ha iniziato a vestirsi diversamente. Così ho installato un'app sul suo iPad che registra quando si menzionano certe parole chiave. Lo stomaco mi si chiuse. Dylan, forse è illegale, ma è anche una prova. 47 ore di registrazioni. Mamma che parla di come Trevor la faccia sentire viva. Di come stia pianificando di lasciarti appena ottiene un accordo migliore. Di come nasconda soldi in un conto separato da 3 anni. Preparandosi. 3 anni. Stava pianificando da 3 anni. C'è altro. Dylan continuò, con voce più dura. Ho trovato estratti conto. Mamma ha trasferito soldi da un conto congiunto a uno privato. Piccole somme, qualche centinaio qua e là, ma alla fine sono quasi $95.000 in 2 anni e mezzo. Il tradimento si faceva sempre più profondo. Perché non me l'hai detto? Perché speravo di sbagliarmi. Che ci fosse una spiegazione. Ma poi è tornata a casa quella sera e ti ha detto che voleva il divorzio, e ho capito che stavo proteggendo lei quando avrei dovuto proteggere te. Chiuse il portatile. Ho finito di proteggerla, papà. Non se lo merita. Mi alzai e gli passai un braccio intorno. Era quasi alto come me ormai. 15 anni che sembrano 30. Grazie per avermelo detto. Ma Dylan, non voglio che tu porti questo peso. È una cosa tra tua madre e me. No, non lo è, disse Dylan, tirandosi indietro. Lei l'ha resa una cosa di tutti quando ha deciso di distruggere la nostra famiglia. Sofia ha 8 anni, papà. Non capisce perché mamma non è a casa. Ieri sera ha pianto fino a addormentarsi, chiedendosi se fosse colpa sua. Quello mi colpì come un pugno. Dov'è Sofia adesso? Alla festa di compleanno di Emma, giù per strada. Le ho detto che la prenderai alle 7. Si fermò. Papà, c'è un'altra cosa. Qualcosa che ho trovato nei documenti medici di mamma sul portale assicurativo. Cosa? Ha fatto 3 interventi in una clinica per donne negli ultimi 6 anni. Nei documenti sono chiamati interruzioni di gravidanza. Mentre parlava, la stanza sembrò inclinarsi. 3 aborti. 3 gravidanze. Finite senza che io lo sapessi. Erano mie? Di Trevor? Di qualcun altro? Dylan, mi dispiace così tanto che tu abbia dovuto vedere tutto questo. Non mi dispiace. Sono arrabbiato. Stringeva la mascella. Ci ha mentito per anni. Papà, ci ha rubato. Ha interrotto gravidanze senza dirtelo. Ora non può fare la vittima. Il mio telefono vibrò. Un messaggio da Tessa. Possiamo parlare degli accordi di custodia? Voglio i bambini nei weekend. Mostrai il messaggio a Dylan. Che ne pensi? Penso che possa andare all'inferno, disse secco. Non passerò i weekend a guardarla fare la casalinga con Trevor. Neanche Sophie. Sai che non posso impedirti di vederla.
Il tribunale imporrà le visite. Ho 15 anni. I tribunali ascoltano i teenager sulle preferenze di custodia. E Sophie non andrà da nessuna parte senza di me. Mi guardò dritto negli occhi. Restiamo con te, papà. Entrambi. Mamma ha fatto la sua scelta. Noi facciamo la nostra. Quella sera chiamai Catherine. Rispose al secondo squillo. Garrett. La sua voce era calda. Devo dirti una cosa. Mio figlio registra le telefonate di Tessa da più di un anno. Ha 47 ore di prove, comprese discussioni sulla sua relazione con Trevor, piani per massimizzare il divorzio e prove che nasconde soldi. Silenzio. Sono prove importanti. C'è altro. I documenti medici mostrano che ha fatto 3 aborti durante il nostro matrimonio senza che io lo sapessi. Catherine trattenne il respiro. Garrett, mi dispiace tanto. La domanda è, cosa facciamo con tutte queste informazioni? Non voglio usare il dolore di mio figlio come un'arma, ma non posso nemmeno permettere che Tessa e Trevor se la cavino senza conseguenze. Il mio investigatore privato ha prove delle relazioni extraconiugali di Trevor che risalgono a 5 anni fa. Documenti finanziari che mostrano come abbia usato fondi aziendali per pagare hotel, regali, viaggi per le sue amanti. Questo è appropriazione indebita. Catherine si fermò. Se coordiniamo le prove, se costruiamo i casi insieme, possiamo assicurarci che entrambi affrontino vere conseguenze. Non solo il tribunale per il divorzio, ma potenzialmente accuse penali per Trevor. Stai parlando di distruggere la sua azienda. Io parlo di giustizia. Il consiglio di amministrazione di Trevor include mio padre e 2 suoi soci. Se sapessero che ha usato fondi aziendali per le sue relazioni personali, lo rimuoverebbero immediatamente. Gli azionisti lo esigerebbero. Pensai a Dylan, a Sophie che piangeva per addormentarsi, a 3 anni di inganni sistematici, a gravidanze terminate in segreto. Facciamolo, dissi. Mostriamo a entrambi cosa significa davvero pagare le conseguenze. Soci, disse Catherine, soci. La sessione di mediazione era fissata per martedì mattina. Ero seduto di fronte a Tessa e al suo avvocato, Patricia Winters, in una sala riunioni che odorava di lucidante per mobili costosi e sogni infranti. Grazie per essere venuti, iniziò la mediatrice, Susan Reynolds. Oggi discuteremo degli accordi iniziali sulla custodia e del sostegno finanziario temporaneo. Patricia aprì una cartellina. La mia cliente richiede la custodia fisica primaria di entrambi i bambini, con visite standard per il signor Chambers. Inoltre, chiede un assegno di mantenimento temporaneo di $8.000 al mese e di continuare a vivere nella casa coniugale. Non reagii. David Patterson, il mio avvocato, mi aveva preparato a questo. Signor Chambers, chiese Susan. Chiedo la custodia fisica primaria, dissi guardando Tessa negli occhi. Entrambi i bambini hanno espresso la preferenza di vivere con me. Dylan ha 15 anni, abbastanza per far valere la sua opinione. Sophie ha 8 anni e non vuole separarsi da suo fratello. Il volto di Tessa si arrossì. Non è giusto, Garrett. Li stai mettendo contro di me. Non ho detto una parola contro di te ai nostri figli, ma non sono ciechi, Tessa. Vedono cosa sta succedendo. È ridicolo, intervenne Patricia. La signora Chambers è stata la principale responsabile della cura durante il matrimonio. Ha diritto alla custodia. Era lei la principale responsabile? Chiese David con calma. O lo era il signor Chambers, che lavorava da casa mentre la signora Chambers faceva 60 ore a settimana in ufficio? Fece scivolare un documento sul tavolo. Registri scolastici che mostrano che il signor Chambers ha partecipato al 93% delle riunioni con gli insegnanti. Referti medici che dimostrano che ha portato i bambini all'87% delle visite mediche. La signora Chambers costruiva la sua carriera. Il signor Chambers cresceva i figli. Gli avvocati di Tessa esaminarono i documenti, il volto si fece teso. Inoltre, continuò David,
Abbiamo prove che la signora Chambers ha trasferito sistematicamente fondi coniugali su un conto privato senza che il signor Chambers lo sapesse. $95.000 in 2 anni e mezzo. Siamo pronti a presentare una mozione per la restituzione di quei fondi più le penali. Il colore svanì dal volto di Tessa. Come avete? Non importa come lo sappiamo, dissi. Conta che stavi pianificando questo divorzio da anni mentre facevi finta che andasse tutto bene. Hai rubato alla nostra famiglia per finanziare la tua uscita. Quei soldi erano per le emergenze, diceva Tessa ogni settimana. Trevor Ashford era un'emergenza? Chiese David. Perché abbiamo anche prove che una parte significativa di quei fondi è stata spesa in regali, viaggi e alloggi legati alla tua relazione extraconiugale. Patricia alzò una mano. Chiediamo una pausa. Devo consultarmi con la mia cliente. Prendete tutto il tempo che vi serve, disse David. Nel corridoio, David si voltò verso di me. È andata bene. Il suo avvocato non si aspettava che avessimo documenti finanziari. E adesso? Si riorganizzeranno. Probabilmente cercheranno di negoziare un accordo migliore piuttosto che far uscire tutto in tribunale. I conti nascosti, la relazione, l'inganno sistematico. Non è una buona immagine per lei. Il telefono squillò. Un messaggio da Dylan. Come va? Risposi, bene. È scossa. Arrivò un altro messaggio. Stavolta da Catherine. Trevor ha appena ricevuto una lettera dal consiglio che chiede una riunione urgente. Mio padre ha fatto in modo che ricevessero le copie dei rapporti sulle spese che mostrano fondi aziendali usati per scopi personali. Sta andando nel panico. Sorrisi. I pezzi stavano andando al loro posto. 15 minuti dopo, riprendemmo. Tessa sembrava aver pianto. L'espressione di Patricia era tesa. La mia cliente è disposta ad accettare la custodia fisica condivisa, disse Patricia. 50 e 50. Rinuncerà alla richiesta di mantenimento in cambio del fatto che il signor Chambers non insista sul conto separato. No, dissi, tutti mi guardarono. Garrett, iniziò David. No, ripetei guardando Tessa. Non puoi rubare alla nostra famiglia, mentire ai nostri figli, distruggere il nostro matrimonio e poi trattare tutto come una semplice transazione commerciale. Voglio la custodia primaria. I bambini stanno con me durante la settimana scolastica. Tu hai i fine settimana alternati e restituisci ogni singolo dollaro preso da quel conto congiunto. O denuncio per furto. Non puoi farlo, disse Tessa, la voce spezzata. Guardami fare. Sono stato accomodante per tutto il nostro matrimonio, Tessa. Mi sono fatto piccolo per farti brillare di più. Ho sostenuto la tua carriera mentre crescevamo i nostri figli. Ho perdonato 1000 piccoli tradimenti perché pensavo che costruissimo qualcosa insieme. Mi alzai, ma avevo finito di essere accomodante. Hai fatto la tua scelta. Ora vivi con le conseguenze. Uscii dalla mediazione. David corse a raggiungermi. Garrett, è stato rischioso. Lo so, ma sono stanco di difendermi. È ora di farle vedere con chi ha a che fare davvero. La riunione urgente del consiglio di Trevor Ashford avvenne 3 giorni dopo la mediazione. Catherine mi chiamò quella sera, la voce elettrizzata dalla soddisfazione. È fatta, disse. Il consiglio ha votato per sospendere Trevor in attesa di una revisione finanziaria completa. Mio padre ha presentato prove di oltre $340.000 di fondi aziendali usati per spese personali, hotel, gioielli, viaggi, tutto per le sue relazioni. 340.000. Fischiai. È più di quanto pensassi. Trevor lo fa da anni. Pensava di essere intoccabile. Catherine si fermò. Il consiglio ha anche scoperto che l'anno scorso ha dato a Tessa una promozione con opzioni azionarie per circa $200.000. Il tempismo coincide con l'inizio della loro relazione. È una violazione del conflitto di interessi.
Possono revocare le opzioni? Stanno rivedendo tutte le decisioni di compenso prese da Trevor senza l'approvazione del consiglio. La promozione di Tessa è in cima alla lista. La voce di Catherine si fece più dolce. Come stai? So che è tanto. Me la cavo. Dylan e Sophie sono la mia priorità adesso. Dylan è arrabbiato, e lo capisco. Sophie vuole solo che tutto torni normale, e questo mi spezza il cuore perché non posso darle quello. Vorrei incontrarli. Se ti va, disse. La proposta mi sorprese. Vuoi incontrare i miei figli? Voglio conoscere le persone che contano per te, ma solo se pensi che siano pronti. Ci pensai. Dylan sapeva di Catherine. Sapeva che avevo incontrato la moglie di Trevor per coordinare i nostri divorzi. Sophie non conosceva i dettagli, solo che mamma e papà si stavano separando. Fammi parlare prima con Dylan, dissi. Voglio vedere come la pensa. Quella sera trovai Dylan nella sua stanza, cuffie alle orecchie, a fare i compiti. Le tolse quando bussai. Che c'è, papà? Catherine Ashford vuole incontrarti, insieme a Sophie. Voglio sapere come la pensi. Dylan posò la matita. La moglie di Trevor, quella che ti aiuta con il divorzio. Sì, stiamo coordinando le prove, ci sosteniamo a vicenda. È diventata un'amica. Solo un'amica. Mi sedetti sul bordo del suo letto. Onestamente, non so ancora cosa sia per me. Stiamo entrambi attraversando divorzi. Cerchiamo di capire chi siamo fuori dai nostri matrimoni. Ma sì, per me conta. Dylan annui lentamente. Ti rende felice? Mi fa sentire che non sono solo in tutto questo. Che qualcuno mi vede davvero. Allora la incontrerò. Ma papà, se ti fa del male, mi arrabbio. Risi. Giusto. 2 giorni dopo, Catherine venne a cena da noi. Dissi a Sophie che avevamo un'amica in visita. Nient'altro. Era troppo piccola per complicazioni. Catherine arrivò alle 6 con una borsa di una pasticceria locale. Ho portato il dolce, disse. Non sapevo cosa piaccia ai bambini, così ho preso un assortimento. Dylan scese le scale, scrutando Catherine con l'intensità di un adolescente che protegge il padre. Lei lo guardò dritto negli occhi. Dylan, disse, porgendogli la mano. Ho sentito molto parlare di te. Tuo padre dice che sei sveglio. Parla di me. Chiese Dylan, stringendole la mano con fermezza. Di come stai tenendo insieme la famiglia, di quanto sei maturo per la tua età, di quanto è orgoglioso di te. Catherine sorrise. Sono scarpe difficili da riempire, ma sembra che ce la fai. La postura difensiva di Dylan si allentò un po'. Grazie. Sophie entrò di corsa nella stanza. Tutta energia e curiosità. Ciao, sono Sophie. Sei l'amica di papà? Lo sono, disse Catherine, chinandosi all'altezza di Sophie. Mi chiamo Catherine. Ho portato dei biscotti. Vuoi aiutarmi a sistemarli? Sì. Sophie prese la mano di Catherine e la trascinò verso la cucina. Dylan le guardò andare via, poi si voltò verso di me. Non è come me l'aspettavo. Cosa ti aspettavi? Non lo so. Qualcuno di più calcolatore. Lei sembra sincera. Lo è. Abbiamo cenato insieme. Pasta, insalata, niente di speciale. Catherine ha chiesto a Sophie della scuola, ha ascoltato parlare dei suoi amici e dei suoi progetti artistici. Ha chiesto a Dylan dei suoi piani per il college, del suo interesse per l'informatica. Era presente, coinvolta, autentica. Dopo che Sophie andò a letto, Dylan si scusò per fare i compiti. Catherine ed io ci sedemmo in salotto, con i bicchieri di vino in mano. I tuoi figli sono meravigliosi, disse. Dylan ti protegge. Sophie è piena di luce. Hai fatto un buon lavoro con loro, punto. Grazie.
Stanno affrontando tutto meglio di quanto pensassi, anche se so che è difficile per loro. Catherine posò il bicchiere. Garrett, devo dirti una cosa. L'avvocato di Trevor ha contattato il mio oggi. Vuole accelerare il divorzio. Mi ha offerto un accordo, $60 milioni, la casa agli Hamptons, la custodia completa di nostra figlia quando non è a scuola. Tutto quello che devo fare è firmare un accordo di riservatezza sulle sue relazioni e accettare di non collaborare a indagini sui conti dell'azienda. È un sacco di soldi. È denaro per tacere. Sta cercando di proteggersi da accuse penali e umiliazioni pubbliche. Mi guardò. Non lo accetto. Perché no? Perché 60 milioni non mi ridanno i 21 anni in cui sono stata invisibile. Non cancellano l'umiliazione, la solitudine, la sensazione di aver rinunciato a tutto ciò che amo per un uomo che non mi ha mai valorizzata. La voce di Catherine era ferma. Voglio giustizia, Garrett. Giustizia vera. Voglio che Trevor paghi le conseguenze. E voglio che Tessa capisca che distruggere famiglie ha un prezzo. Presi la sua mano. Allora assicuriamoci che la paghino entrambi. Il gala letterario era uno di quegli eventi in cui l'elite editoriale di New York si riuniva per celebrare se stessa. Ashford House ospitava il lancio simultaneo di 3 libri importanti. Trevor sarebbe stato lì, Tessa anche, e Catherine aveva 2 inviti. Sei sicuro di questo? Chiesi a Catherine mentre stavamo fuori dal locale, un magazzino riconvertito a Soho con luci industriali e mattoni a vista. Lei era splendida in un abito rosso che Trevor aveva sempre odiato. Le aveva detto che era troppo audace, troppo appariscente. Quella sera lo indossava come un'armatura. Sono sicura, disse Catherine, prendendomi il braccio. Trevor deve vedere che non mi nascondo, che non ho vergogna, che sono andata avanti. Dentro, la festa era già in pieno svolgimento. Scrittori, agenti, editori, tutti a mescolarsi con calici di champagne e conversazioni calcolate. Scorsi Tessa dall'altra parte della stanza, accanto a Trevor, con un abito smeraldo che sapeva mettere in risalto i suoi occhi. Ci vedemmo nello stesso momento. Il suo volto divenne bianco. Trevor seguì il suo sguardo quando vide Catherine al mio braccio. La sua espressione passò dalla sorpresa alla furia. Iniziò ad avvicinarsi a noi, con Tessa che lo seguiva. Catherine, disse Trevor, con la voce tesa da una rabbia a stento contenuta, cosa ci fai qui a un evento letterario? Sono stata invitata, rispose Catherine con calma. Ti ricordi Garrett Chambers, vero? Romanziere premiato. Sto collaborando con lui a un progetto. Gli occhi di Trevor si strinsero. Mi guardò come se cercasse di ricordare. Chambers. Quel nome mi suona familiare. Dovrebbe, dissi. Mia moglie lavora per te. Tessa Chambers, editor senior. Il riconoscimento attraversò il volto di Trevor, seguito dal calcolo. Guardò tra me e Catherine, mettendo insieme i pezzi. Anche tu, iniziò Trevor. I nostri amici, concluse Catherine. Ci siamo conosciuti in una galleria d'arte. Abbiamo scoperto interessi comuni, esperienze condivise. Sorrise dolcemente. Garrett mi sta insegnando il mondo dell'editoria. Sto pensando di tornare alla curatela. Forse aprire una mia galleria. Tessa fece un passo avanti, con voce bassa e urgente. Garrett, possiamo parlare in privato? Non credo che abbiamo nulla da discutere che Catherine e Trevor non possano sentire. Per favore, disse Tessa, e sentii la disperazione nella sua voce. Va bene, 5 minuti. Mi rivolsi a Catherine. Torno subito. Tessa mi condusse in un angolo tranquillo. Cosa stai facendo con lei? Parlando, costruendo un'amicizia. E cosa sembra? Sembra che tu stia cercando vendetta avvicinandoti alla moglie di Trevor. Vendetta? Ridicolo. Tessa, non ho bisogno di vendetta. Tu e Trevor vi state distruggendo benissimo da soli. Io voglio solo un posto in prima fila. Il consiglio ha sospeso Trevor oggi.
Stanno indagando sui suoi conti. Il padre di Catherine guida la carica. Lo so, mi disse Catherine. Il volto di Tessa si arrossì. State lavorando insieme, coordinandovi contro di noi. Ci stiamo sostenendo nei nostri divorzi. C'è una differenza. Mi avvicinai. Ma devi capire una cosa. Non puoi distruggere la mia vita, rubare alla nostra famiglia, mentire ai nostri figli e poi dettare con chi posso passare il tempo. Ho finito di essere il marito accomodante. Questo sono ora. Garrett, risparmiami. Devo tornare da Catherine. Abbiamo una festa da godere. Me ne andai, lasciando Tessa lì, smarrita. Quando raggiunsi Catherine, stava parlando con un mercante d'arte, discutendo di uno spazio per una mostra. Sembrava viva, coinvolta, niente a che vedere con la moglie invisibile che era stata. Trevor si avvicinò di nuovo, questa volta da solo. Il volto rosso, le mani strette ai lati. Stai lontano da mia moglie, mi disse, con voce bassa e minacciosa. Tua moglie, intervenne Catherine. Trevor, stiamo divorziando. O ti sei dimenticato quella parte mentre eri troppo occupato a dormire con le tue dipendenti? Catherine, questo non è il posto. No, è il posto perfetto. Tutti i tuoi colleghi, i tuoi soci, a vederti renderti conto che hai perso il controllo. Si avvicinò. Dannazione. So dell'appropriazione indebita. Trevor, so tutto, e presto lo sapranno anche gli altri. Il volto di Trevor passò dal rosso al pallido. Stai bluffando. Davvero? Catherine si voltò verso di me, sorridendo. Garrett, non volevi prendere un po' d'aria? Questa festa sta diventando un po' soffocante. Assolutamente, dissi, offrendole il braccio. Mentre ci dirigevamo verso l'uscita, mi chinai verso Catherine e sussurrai. Tua moglie è straordinaria, Trevor. Assolutamente straordinaria. Sentivo gli occhi di Trevor conficcati nella mia schiena mentre uscivamo. Potevo percepire la sua rabbia da lontano. Catherine strinse il mio braccio. È stato bello, disse. Anche da vedere. Fuori, Catherine si voltò verso di me, gli occhi luminosi. Grazie per essere venuto stasera, per stare al mio fianco. Grazie per avermi invitata, per avermi lasciata far parte della tua rivoluzione. Mi baciò sulla guancia. Questo è solo l'inizio, Garrett. Aspetta di vedere cosa succederà dopo. La caduta di Trevor Ashford avvenne più rapidamente di quanto chiunque si aspettasse. 3 settimane dopo il gala letterario, il consiglio di Ashford House votò all'unanimità per rimuoverlo dalla carica di editore. L'audit finanziario rivelò un uso sistematico improprio dei fondi aziendali per oltre $400.000 in 5 anni. Furono presentate accuse penali. Catherine mi chiamò il giorno in cui la notizia esplose. È finita, disse. Trevor è fuori. L'azienda sta nominando un editore ad interim mentre cercano un sostituto permanente. Come ti senti? Vendicato? Esausto? Libero? Fece una pausa. Garrett, c'è dell'altro. Tessa è stata licenziata stamattina. Il consiglio ha rivisto la sua promozione e ha stabilito che violava le politiche aziendali. Le stanno revocando le stock option e le chiedono di restituire il bonus ricevuto. Pensai a Tessa, alla donna che aveva barattato il nostro matrimonio per potere e status. Ora stava perdendo entrambi. Avrei dovuto provare qualcosa. Forse soddisfazione, ma sentivo solo vuoto. È perché sei una brava persona. Non provi piacere nel dolore altrui, anche quando se lo meritano. Il divorzio fu finalizzato 2 settimane dopo. Ottenni la custodia primaria di Dylan e Sophie. Tessa ebbe i fine settimana alternati. I soldi nascosti furono restituiti con le penali. La casa sarebbe stata venduta, il ricavato diviso equamente. I miei diritti d'autore rimasero miei. Le sue stock option, ormai senza valore, furono sue. Dylan prese la notizia con calma. Sophie pianse,
ma si riprese in fretta. I bambini sono resilienti in modi che gli adulti dimenticano. Il divorzio di Catherine procedeva più lentamente. Trevor contestava tutto. Assunse avvocati costosi per allungare i tempi, ma le prove erano schiaccianti, le relazioni, l'appropriazione indebita, l'inganno sistematico. Alla fine, si accordò. Catherine ottenne 80 milioni, la casa agli Hamptons e la custodia completa della loro figlia. Cosa farai adesso? Le chiesi a cena da lei, 3 mesi dopo il licenziamento di Trevor. Apro una galleria, disse Catherine, con gli occhi brillanti. Arte contemporanea, artisti emergenti. Ho già trovato uno spazio a Chelsea. Inizio i lavori il mese prossimo. È incredibile. E tu? Nuovi progetti? Sto scrivendo di nuovo. Davvero scrivendo, non solo per abitudine. Un romanzo sulle seconde possibilità e sul ritrovarsi dopo che tutto è crollato. Catherine sorrise. L'arte che imita la vita. Qualcosa del genere. Allungò la mano e prese la mia. Garrett, voglio chiarire una cosa. Tengo a te. In questi mesi sei stato più di un complice nella vendetta. Sei stato un amico, qualcuno che mi vede davvero. Tengo a te anch'io, Catherine. Più di quanto pensassi. Ma entrambi stiamo ancora guarendo, cercando di capire chi siamo fuori dai nostri matrimoni. Non voglio affrettare le cose e rovinare tutto. Sono d'accordo. Prendiamoci il tempo, costruiamo qualcosa di vero, non solo una reazione. Mi piacerebbe. 6 mesi dopo, la galleria di Catherine aprì con grande successo di critica. C'ero anch'io, insieme a Dylan e Sophie. Eravamo davanti a un quadro, un paesaggio di nuvole tempestose che si aprivano sull'acqua, e Catherine spiegava la visione dell'artista. Sophie mi tirò la manica. Papà, Catherine è la tua ragazza. Guardai Catherine, che sorrideva. È una persona molto importante per me. Va bene per te? Sophie annui. Mi piace. È gentile e ti fa sorridere. Dylan fece gli occhi al cielo ma sorrise. Solo non diventare strano, papà. Quella sera, mentre guidavo verso casa con i miei figli, pensai a Tessa. Aveva preso un lavoro in una casa editrice più piccola, cercando di ricostruire la sua reputazione. Trevor stava affrontando il processo per appropriazione indebita. Entrambi avevano ottenuto esattamente ciò che si meritavano. Ma non pensavo più a loro. Pensavo a Catherine, alla vita che stavamo costruendo lentamente, con cura, a Dylan e Sophie, resilienti e forti. Al romanzo che stavo scrivendo, il migliore che avessi mai fatto. Tessa voleva farmi sentire piccolo. Invece, avevo imparato a occupare spazio. Voleva farmi crollare. Invece, mi ero ricostruito più forte. Quella era la vera vittoria. Un anno dopo che Tessa aveva chiesto il divorzio, ero nella galleria di Catherine all'inaugurazione della sua seconda grande mostra. Lo spazio era affollato di collezionisti, critici e appassionati d'arte. Catherine si muoveva con sicurezza, spiegando le opere, presentando gli artisti, e esattamente chi era destinata a essere. Dylan parlava con uno degli artisti, facendo domande intelligenti sulla tecnica. A 16 anni aveva sviluppato un interesse per l'arte digitale, stava facendo domanda per università con programmi forti in grafica computerizzata. Aveva perdonato Tessa, ma ora viveva con me a tempo pieno. Era stata una sua scelta. Sophie, ora di 9 anni, disegnava in un angolo, catturando la scena della galleria nel suo taccuino. Aveva iniziato i nostri corsi, aveva scoperto di avere talento. Vedeva ancora Tessa nei fine settimana, ma il rapporto era cambiato. Cauto. Ricostruito su nuove basi. Catherine mi trovò vicino alla finestra. A cosa pensi? A quanto siamo arrivati lontano? 1 anno fa eravamo entrambi intrappolati in matrimoni che ci stavano uccidendo lentamente. Ora guarda noi. Tu hai pubblicato un romanzo con recensioni stellari. Io ho una galleria di successo. I nostri figli stanno bene.
Lei sorrise. Ce la siamo cavata bene per due persone che dovevano essere troppo danneggiate per ricominciare. Che fine ha fatto Trevor? Chiesi. Non seguivo le notizie da mesi. Condannato per 3 capi d'accusa di appropriazione indebita, 18 mesi di carcere federale. Inizia il mese prossimo. La voce di Catherine era distaccata. Tessa ha testimoniato contro di lui, cercando di prendere le distanze da tutta la faccenda. Ha funzionato. Non proprio. La sua reputazione nell'editoria è rovinata. L'ultima volta che ho sentito, lavorava come editor freelance, a malapena per tirare avanti. Avrei dovuto sentirmi soddisfatto. Invece, ero solo stanco. Non voglio più parlare di loro. Non fanno parte della nostra storia. No, non la fanno. Catherine prese la mia mano. Garrett, voglio chiederti una cosa. Mia figlia torna a casa dal collegio per l'estate. Vorrei che ti incontrasse ufficialmente, come qualcuno di importante nella mia vita. Mi piacerebbe. Dylan e Sophie potrebbero incontrarla, anche loro. Magari potremmo fare tutti insieme una cena. Una cena di famiglia allargata. È spaventoso. Tutto ciò che vale la pena fare è spaventoso. Catherine rise. Quando sei diventato così saggio? Più o meno quando ho smesso di lasciare che fossero gli altri a definire il mio valore. Mentre la serata volgeva al termine, Catherine e io stavamo sui gradini della galleria a guardare le persone uscire. La notte era calda, la città viva intorno a noi. Grazie, disse Catherine. Per cosa? Per avermi vista quando ero invisibile. Per essere stata al mio fianco quando ho deciso di reagire. Per la pazienza mentre riscoprivo chi ero. Grazie per le stesse cose. Mi baciò, dolce e sincero. Non disperato o reattivo, solo onesto. Ti amo, Garrett Chambers. Non so quando sia successo, ma è così. Ti amo anch'io, Catherine Ashford. Restammo lì, due persone distrutte e ricostruite, che si erano trovate tra le macerie e avevano costruito qualcosa di bello dai pezzi rotti. Dylan e Sophie uscirono dalla galleria, pronti per tornare a casa. L'assistente di Catherine stava chiudendo dietro di loro. Pronti? Chiesi ai miei figli. Sì, disse Dylan. Ma Catherine può venire a cena domani? Voglio mostrarle il progetto di animazione su cui sto lavorando. Mi piacerebbe molto, disse Catherine. Mentre camminavamo verso le nostre auto, Sophie infilò la mano in quella di Catherine. Mi insegnerai l'arte come insegni agli altri? Assolutamente. Inizieremo questo fine settimana, se vuoi. Li guardai insieme, mia figlia e questa donna che amavo, e provai qualcosa che non sentivo da anni. Una pace completa. Tessa aveva distrutto il nostro matrimonio cercando se stessa nel potere di qualcun altro. Ma io mi ero ritrovato nel dopo. Avevo trovato forza, scopo, amore. La vera vendetta non era distruggerla. Era costruire qualcosa di meglio di quello che avevamo avuto, e che avevo io.